Ciao ragazzi, bentornati al Mazsegnale. Oggi video speciale, perché? Perché festeggiamo un anno assieme a voi. In realtà l'abbiamo già festeggiato esattamente con queste storie, in cui abbiamo addirittura soffiato la nostra prima candelina e vi abbiamo lasciato un sondaggio, tramite il quale poter scegliere lo speciale del nostro primo compleanno. L'abbiamo lanciato su Instagram, su Facebook e su YouTube. Gli esiti sono questi e quindi messi assieme ci riconsegnano che oggi andremo a parlare di il paradosso dei compleanni, forse uno dei più bei paradossi matematici, anche abbastanza conosciuto al pubblico. Andiamo a scoprirlo assieme. Prima di spiegarvi perché paradosso, dobbiamo spiegare il problema dei compleanni. La mettiamo sotto forma di un gioco, anzi di una scommessa tra voi e noi del Mazsegnale. Questa è una stanza e la scommessa è questa. A un certo punto noi apriremo questa stanza, ci sono dentro delle persone. Se almeno 2 persone sono nate lo stesso giorno e lo stesso mese, voi vincete. Se no, quindi se tutte sono nate in giorni diversi, vinciamo noi. Immaginiamo di scommettere alla pari, quindi la stessa quantità che scommettete voi è la stessa che scommettiamo anche noi. Giocate oppure no? Probabilmente volete qualche informazione. La prima è sì, ma come le avete scelte? Allora vi diciamo le assunzioni del problema dei compleanni. Ignoriamo i nati il 29 febbraio, quindi non li teniamo in considerazione. Scegliamo in modo completamente casuale queste persone e, per semplicità, assumiamo che sia equiprobabile nascere in uno qualsiasi dei 365 giorni dell'anno rimasti. Ora giocate? Beh, nella vostra testa probabilmente vi starete chiedendo: beh, ma mi conviene? Quante persone ci sono dietro quella porta? Insomma, se ci fossero solo 2 persone, 3 persone, sarebbe altamente improbabile per voi la vittoria, mentre sareste quasi sicuri se ci fossero, che so, 363, 364 persone o anche più. La domanda che sta sotto al problema dei compleanni è: qual è quel numero di persone per cui il gioco è effettivamente equo, quindi è circa equiprobabile una vittoria nostra e una vittoria vostra? Fermate il video per riflettere e provare a scommettere su quale sarà questo numero. Noi ci rivediamo tra poco per andare a scoprirlo. Avete risposto? Bene, allora tenetevi la risposta lì e andiamo poi a vedere assieme se avete azzeccato oppure no. Beh, partiamo da una considerazione che è quello che abbiamo detto prima. Intanto la vostra probabilità di vittoria dipende dal numero di persone. Ci sono dei casi in cui sarà molto più probabile per voi, dei casi in cui sarà molto più probabile per noi. Andiamo a investigarne qualcuno. Per esempio, partiamo da uno facile. Se ci fosse una sola persona, sarebbe impossibile avere 2 persone nate lo stesso giorno e quindi saremmo certi di vincere noi. Diciamo che, contando la vostra probabilità, la probabilità di vittoria vostra è 0, giustamente. E se ci fossero 2 persone quanto sarebbe? Beh, normalmente quando si calcola la probabilità bisogna calcolare quelli che sono i casi favorevoli divisi per i casi totali. Quindi partiamo dai casi totali che sono facili. Abbiamo 2 persone, la prima può essere nata in uno qualsiasi dei 365 giorni, la seconda anche, e quindi i casi totali sono 365 per 365, o se preferite 365 al quadrato. E invece quelli favorevoli? Beh, questi sono: la prima persona può nascere in qualsiasi giorno, quindi 365, e la seconda persona, beh, se effettivamente dovete vincere voi, vuol dire che sono nate lo stesso giorno, e quindi la seconda persona ha una sola scelta, cioè nascere nello stesso giorno della prima. E quindi avete 365 possibilità. Per cui la vostra probabilità è 365 diviso 365 al quadrato
semplifichiamo e otteniamo questo valore, che è bassino, però vabbè, è meglio dello 0 di prima. È abbastanza evidente che questa probabilità tenderà a crescere e al crescere delle persone, quindi di questo parametro che chiameremo n, che è proprio il numero delle persone. Andiamo a vedere un po' l'altro estremo, quindi quello molto a vostro favore, perché ci sbloccherà il modo di ragionare. Prendiamo il caso più facile, 366. Beh, se ci sono 366 persone, avendo 365 giorni possibili in cui nascere, è certo che almeno 2 persone siano nate nello stesso giorno. Questo è il principio della piccionaia. Per cui in questo caso avete una probabilità di 1, ovvero il 100%. E 365 persone? E la certezza non ce l'avete, perché in realtà potrebbero nascere tutte e 365 in giorni diversi. Ma quanto è probabile questo evento? Beh, facciamo il solito conto. I casi totali sono sempre 365 per 365 per 365 365 volte, quindi 365 alla 365esima, mentre quelli favorevoli sono: il primo può nascere in 365 giorni, il secondo, dovendo nascere in un giorno diverso, ne ha solo 364 tra cui scegliere, il terzo 363, 362 e così via, fino al 365esimo che sarà vincolato a nascere nell'unico giorno rimasto libero. Quindi la vostra probabilità è questo numeraccio, che è circa questo valore, che è praticamente 0. Per darvi un'idea di quanto sia praticamente 0, facciamo questo gioco analogo. Adesso voi prendete un granello di sabbia. Dai, ce l'avete un granello di sabbia, se no lo andate a prendere in giro, tanto sapete dove trovarlo. Ok, siete pronti? E andate a nasconderlo nel deserto del Sahara. Bene. Adesso sfidate un vostro amico ad andare nel deserto del Sahara e prendere esattamente quel granello. Difficile, eh? Perfetto, sappiate che la probabilità che abbiamo appena calcolato è quella di fare questo gioco per 8 volte, circa 7-8 volte, e vincere tutte 7-8 volte. Quindi sì, è praticamente impossibile. Bene, l'idea è quindi adesso di capire, al variare di n, quale sia quel numero di persone per cui la probabilità della vittoria vostra, e quindi anche la nostra, è sostanzialmente del 50%. Come al solito è evidente che non possiamo metterci qua a fare tutti i singoli casi, ma vorremmo una formula generale per capire in base al valore di n quant'è questa probabilità. E facciamo una cosa simile a quella che abbiamo fatto con il caso di 365. Quindi fissiamo il numero n di persone, e n starà tra 2 e 365, perché l'1 e il 366 sono già la certezza di vittoria vostra e nostra. Quindi stiamo in mezzo a quel range. Quando in matematica, in probabilità soprattutto, si sente il termine almeno, come in questo caso, no? Che ci siano almeno 2 persone, nel cervello di un matematico parte sempre lo stesso impulso. Si passa al complementare. Che cosa vuol dire? Vuol dire che, d'altra parte, la scelta è che o 2 persone sono nate lo stesso giorno, oppure non ce ne sono di persone nate lo stesso giorno e quindi sono nate tutti in giorni diversi. E queste due eventualità sono esclusive, per cui o succede una o succede l'altra. Se io so con che probabilità accade una delle due, in automatico so anche con che probabilità accadrà l'altra. Facendo un esempio, se scopriamo che la probabilità per un certo valore di n che non ci siano persone nate lo stesso giorno è del 30%, allora la probabilità che ci siano almeno 2 persone sarà del 70%. Questo è quello che in matematica viene chiamato passaggio all'evento contrario. Perché questo è molto utile? Perché è facile calcolare quanto è probabile che non ci siano persone nate lo stesso giorno, perché si usa lo stesso principio che abbiamo fatto prima con 365. Quindi iniziamo. Fissiamo n e cominciamo a chiederci quanti sono i casi totali. Casi totali,
abbiamo la prima persona che può nascere in 365 giorni, la seconda anche, la terza anche e così via fino all'ennesima. E quindi i casi totali sono 365 alla n. Perfetto, se vi ricordate infatti avevamo un 365 al quadrato nel caso n uguale a 2 e un 365 alla 365 nel caso 365. E al numeratore chi ci va? Beh, abbiamo la prima persona che può nascere in 365 giorni a scelta, la seconda che può nascere in 364, la terza in 363 e così via. E così via fino a che punto? Beh, riflettiamoci un attimo. La prima persona, quindi quella con n uguale a 1, abbiamo fatto 365. La seconda persona abbiamo fatto 365 meno 1. La terza persona 365 meno 2, e vuol dire che la ennesima persona ci darà 365 meno n meno 1. Perfetto. Quindi questa è la nostra probabilità che non ci siano due persone nate lo stesso giorno. Perciò, quella a cui voi siete interessati è quello che manca, quindi il 100%, cioè 1, meno questa probabilità. Voi state cercando per quale valore di n, questo valore è il 50% circa. Adesso che abbiamo un'espressione, possiamo sperare di calcolare il fatidico valore del paradosso dei compleanni. Una volta arrivati alla formula è facile capire qual è il valore corretto, semplicemente basta fare i calcoli, quindi uno si mette lì col computer, scrive un programmino e si mette a fare i vari conti per i vari valori di n, magari rappresentandoli anche su un grafico, come in questo caso. Quello che si scopre è che paradossalmente il numero di persone necessarie per far sì che quella probabilità sia del 50% è 23. Questo è totalmente controintuitivo perché normalmente se voi lo chiedete a una persona ragiona, dice vabbè 365 giorni, ne voglio almeno 2 e il primo ragionamento che fa è quindi saranno circa la metà dei giorni e dice 180. In realtà, come potete vedere dal grafico, con 180 persone siamo già praticamente certi di averne almeno 2 nate lo stesso giorno. Questo vuol dire che probabilmente nella vostra classe, se avevate una classe sopra le 23 persone, diciamo su 25, 26, 27, 30 persone, era già più che discretamente probabile trovare 2 compleanni combinati. Questa è la ragione per cui viene chiamato paradosso. È fortemente controintuitivo. Ma direte, ci lasciate così? Cioè, ci avete dato una formula e avete fatto fare il calcolo al computer? Ovviamente no. Vi diamo un altro modo per quasi invertire questa formula e trovare proprio quel valore di n. E in fondo, come al solito, vi lasciamo un regalo. Pronti a vedere un po' di magia e un po' di bei calcoli, ma molto molto stuzzicanti? Spero di sì, se no non sareste rimasti fino a qua. Quindi iniziamo. Questa era la probabilità che fossimo noi a vincere, quindi che non ci fossero 2 persone nate lo stesso giorno. Il vostro interesse è far sì che questa probabilità sia minore di un mezzo, cioè del 50%. Prima di iniziare a fare dei calcolacci, riscriviamo un attimo quella probabilità. Quindi espandiamo quel 365 alla n, mettiamo a coppie tutti quei termini, e invece di scrivere 364, scriviamo 365 meno 1. A questo punto il primo termine è 365 su 365, va bene, fa 1, quindi possiamo anche ignorarlo in quella probabilità, mentre gli altri possiamo spezzare tutte le frazioni, ottenendo questo prodotto. Ok, e vi direte, cos'è cambiato? Calma, adesso ci arriviamo. Beh, visto che abbiamo una bellissima disuguaglianza, abbiamo dei prodotti, chiaramente i prodotti chiamano i logaritmi, da sempre, perché abbiamo le splendide proprietà dei logaritmi. Quindi applichiamo il logaritmo naturale ad ambo i membri. Tanto è una funzione crescente, quindi ci preserva le disuguaglianze.
Adesso, a destra quel logaritmo di un mezzo è molto più elegante scriverlo meno log 2, mentre a sinistra abbiamo un logaritmo di questo prodotto. E noi sappiamo che il logaritmo del prodotto è la somma dei logaritmi. Quindi trasformiamo quello che era un prodotto brutto in una somma brutta. Ma, fermi, adesso piccola magia di calcolo. Noi stiamo sommando tutti i termini della forma log di 1 meno qualche cosa. Potremmo dire di 1 meno x. Ma se noi andiamo a rappresentare log di 1 meno x e meno x come funzioni, possiamo notare che la funzione log di 1 meno x è sempre minore di meno x. Questo significa che tutti quei termini sono minori del termine rispettivo in cui togliamo il log e togliamo l'1, cioè teniamo soltanto il meno qualche cosa. In particolare vuol dire che quella somma è minore di questa somma e quindi se noi mostriamo che questa somma è minore del nostro meno log 2, lo sarà anche quella originaria. Questa è la strada. Quindi facciamo questo passaggio. Stimiamo questa somma con il minore, cambiamo tutti i segni da meno a più girando il verso di disuguaglianza e ora, come potete notare, abbiamo il denominatore che è 365 in comune, quindi possiamo portarlo dall'altra parte. E ci rimane che cosa? 1 più 2 più 3 più 4 fino a più n-1. Ma questa è la somma dei primi n-1 numeri e, come abbiamo trattato in quel video, abbiamo una formula per questa somma, tra l'altro molto elegante, che è questa. Quindi, semplicemente dopo qualche calcolo algebrico, abbiamo ottenuto questa disequazione di secondo grado. Uno calcola il delta come usuale e trova questa soluzione. E questa soluzione, che sembra scritta così brutta, ha questo valore, che è sostanzialmente il nostro 23 che abbiamo trovato in precedenza. Stupefacente quanto siamo vicini alla soluzione, nonostante in realtà abbiamo fatto una stima. Questo è dovuto al fatto che il logaritmo naturale di 1 meno x è circa meno x quando la x è prossima a 0 e noi abbiamo dei valori che sono 1 fratto 365, 2 fratto 365 e così via, in questo caso fino a 23 nel nostro interesse. Quindi l'approssimazione è anche molto molto bella. Stupiti? Aspettate la fine. I più attenti di voi si saranno accorti che questa formula, che appunto ricordiamo è una stima, ci dà un bound superiore per il valore di n in realtà, non dipende dal fatto che abbiamo scelto un mezzo. Noi avremmo potuto scegliere una qualsiasi altra probabilità p tra 0 e 1 e la formula sarebbe stata identica, semplicemente invece di avere un logaritmo naturale di 2 avremmo avuto un logaritmo naturale di p alla meno 1, perché se ripercorrete il procedimento avete esattamente questo. Quindi in realtà abbiamo trovato una formula generale per qualsiasi probabilità andiamo a cercare. Già stupefacente. Ma quel 365 conta qualcosa? Cioè, se noi avessimo cambiato i giorni del calendario e fossero stati di più, di meno, beh, avremmo potuto rifare lo stesso identico procedimento e anche in questo caso ottenere il risultato. Lo so, voi starete dicendo, sì, ma perché dovrei cambiare il numero di giorni in un calendario? Scusami, sono 365. Perché questo è il paradosso dei compleanni, ma questo è un problema che in realtà ha grandi implicazioni. Per esempio, forse una delle più famose è in informatica, perché tutte le volte che qualcuno accede a una pagina web, quel sito assegna a quella persona un numero casuale tra 1 e x. E la cosa importante è che non ci siano due persone con lo stesso numero associato, lo stesso identificativo, perché sennò si ha quella che viene chiamata una collisione. E quindi giustamente direte, vabbè, che problema c'è? Io tutte le volte che faccio entrare uno nuovo, controllo che il suo identificativo non sia già stato dato e di conseguenza gliene assegno uno nuovo. Sì e no, perché in realtà questo controllo richiede molto tempo e quindi
è più utile prendere da un range molto alto i numeri casuali in modo che la probabilità di una collisione sia sufficientemente bassa. E se ci pensate è esattamente questo problema. Avete un range da cui prendere dei valori singoli, nel nostro caso erano i 365 giorni dell'anno, e gli state chiedendo quant'è la probabilità che, in questo caso, non ci siano due persone con lo stesso numero associato. E è lo stesso problema. Cambia semplicemente il valore, che non è più 365. Di questo problema esistono numerosissime varianti. Uno potrebbe chiedersi: ma quanto deve essere n perché ci sia il 50% di probabilità che almeno 3 persone siano nate lo stesso giorno, o più in generale almeno k persone siano nate lo stesso giorno? Qua le faccende si complicano. Se vi interessa vi lasciamo in descrizione un link dove ci sono questa e tante altre interessanti domande sul problema dei compleanni. Ma ora affrettiamoci alla conclusione. Assolutamente paradossale, totalmente controintuitivo. Io non conosco una persona che abbia risposto sì, certo, 23 a questa domanda. Di solito rispondono tutte 180, 170, dei numeri del genere. Qualcuno si sbilancia e dice 80, 90, ma sotto non scendono mai. Questo ci dà come al solito un'idea di quanto l'uomo non sia bravo a stimare le probabilità, ed è qui che risiede il concetto di paradosso. Vi sarà successo, dai, di assistere a qualche scena del tipo: ah, oggi compie gli anni Tizio, ehi, ma anch'io li compio, oppure ehi, ma anche Caio compie gli anni. A me capita tutti gli anni, perché ho due colleghi che nascono lo stesso giorno, e tutti gli anni c'è qualcuno che dice: ma dai, che coincidenza. Siamo 40 colleghi, la probabilità che almeno due persone nascano lo stesso giorno è questa. Mi dovrei stupire del contrario, probabilmente, non del fatto che ci sia questa coppia. Ma anche per oggi è tutto, quindi no. Questa volta, prima di salutarvi, un attimo, perché vogliamo ringraziarvi. Questo è il video dell'anno, è il nostro video del primo compleanno del Mazzeniale. Il Mazzeniale continua il suo progetto e continua ad esistere soprattutto grazie a voi che lo supportate, grazie a voi che ci commentate, ci date idee, ci date spunti, ci date feedback e ci date questa voglia e motivazione di continuare a portare avanti questo progetto di divulgazione matematica. Quindi, prima di ricordarvi di iscrivervi al canale e di attivare le notifiche, perché se no vi perdete i prossimi video, vi dobbiamo un grandissimo grazie. Da Davide e Riccardo, anche per oggi è tutto. Ciao!